Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, nuovi moto tips sempre da Almeria. Seconda puntata, l'altra volta avevate visto, eravamo più o meno sempre nella stessa posizione. Oggi però andremo ad analizzare un argomento un po' contorto, perché tutti parlano di pieghe, impennate, cose, ma nessuno va alle basi. Come si mette correttamente il ginocchio a terra e soprattutto dopo il ginocchio a terra andiamo a scoprire qualcosa che è il sacro graal degli smanettoni, cioè il gomito a terra, ma quello con molta calma. Come abbiamo detto, mi voglio soffermare sul ginocchio e sul gomito, ma molto di più sul ginocchio, perché già quello è veramente un argomento molto complicato. Perché? Perché per toccarlo in maniera sicura e corretta non è così semplice come sembra. Io vedo un sacco di amatori in giro per le piste che tengono il piede innanzitutto non in questo modo, ma a papera, e cercano, stando in mezzo alla moto, di toccare il ginocchio, ma in questo modo, come vedete, è impossibile avere una rotazione corretta per andarlo a cercare, perché dal momento che andiamo giù il ginocchio punterà più verso qui che verso l'esterno e quindi sarà molto più complicato andarlo a toccare. Invece, se noi abbiamo una corretta posizione in sella, come abbiamo visto nell'ultimo video, se non l'avete visto ve lo lascio qui sopra, con una corretta posizione in sella e del piede, in questo modo la rotazione sarà molto più esagerata, come potete vedere, e sarà molto più comoda e vi verrà molto meno male alle varie articolazioni e tutto. E questo è il primo errore più grossolano del piede a papera, ma c'è un altro errore. Molte persone tengono il piede in questo modo, tengono tutto il piede sulla pedana, come potete vedere in questo modo. Cosa succede? Che la possibilità di aprire il ginocchio è molto limitata da tutto, no? Come vedete è molto più difficoltoso. Invece, come non tutti sanno, il piede va tenuto molto più all'esterno. Diciamo che la punta della pedalina va tenuta in mezzo alla pianta del piede, in questo modo. E qui è molto più semplice far ruotare sia il ginocchio e sia la caviglia, perché il piede non è completamente sulla pedana ma ruota sulla pedana. È una cosa molto differente. Guardate la differenza: piede tutto sulla pedana, molta più fatica ad aprire il ginocchio, molta più fatica a girare la caviglia. Piede più esterno sulla punta della pedana, guardate la differenza di movimento, cambia completamente tutto. Solo con questi consigli vedrete come riuscirete a toccare per terra molto meglio il ginocchio, e se diciamo avevate un'impostazione sbagliata, vedrete come il consumo della saponetta avverrà già in modo diverso. Se avverrà in modo diverso dovrete spostare la saponetta per farla grattare nel centro. In questi minuti vi abbiamo fatto vedere un sacco di teoria, ma adesso vediamo un bel po' di pratica. Qualche giretto con telecamera messe nei punti giusti per farvi capire meglio tutto quello che abbiamo detto fino adesso.
Bene ragazzi, avete visto che abbiamo cambiato quella stupenda location, ma purtroppo ieri ci hanno buttato praticamente fuori dal circuito, quindi ricominciamo da qui. Dopo le immagini che avete visto penso sia molto più chiaro quello che abbiamo detto prima sul discorso ginocchio, e adesso passiamo a discorso gomito. È un argomento molto complicato, c'è chi lo mette giù giusto per immagini, chi lo usa proprio come punto di riferimento. Io ad esempio sono molto comodo sulla sinistra a usarlo come punto di riferimento, come potete vedere, perché con la posizione di guida corretta riuscirete a toccarlo senza andarlo a cercare. Difatti a destra, dove invece sto un po' col gomito un pelo più chiuso, lo tocco molto più raramente perché ho il gas in mano, quindi per star più comodo è un pelo più verso il centro del corpo. Allora, partiamo dalle cose intelligenti e serie. Non voglio insegnarvelo per fare i fighi al bar, ma come punto di riferimento nel contesto di una guida sportiva in pista. Quindi il video dello stile di guida l'avete visto l'altra volta. Quando riuscirete ad avere uno stile di guida composto, giusto, col baricentro verso l'esterno, corpo rivolto verso l'esterno, metà chiappa fuori, vi accorgerete che man mano che aumenterete la velocità di percorrenza di curva e di conseguenza la piega, arriverete a toccarlo senza neanche andarlo a cercare. Ma se vedete che vi manca proprio un cicinin così dalle foto che vi fanno in pista, un consiglio per andare a toccare è questo: dal presupposto che abbiamo detto l'altra volta, quindi sedere, una chiappa fuori, spostamento del corpo verso l'esterno, e un buon riferimento può essere il non avere il cupolino di fronte a voi, ma dovete sempre avere, diciamo, il manubrio all'altezza del mento come idea di posizione corretta, quindi in questo modo, anzi se siete bravi anche un pelo più esterni, braccio esterno molto esteso come vedete in questo modo, non cose estreme, però l'angolo deve essere un angolo molto aperto, quindi non quasi di 90 gradi in questo modo, ma molto più aperto e verso l'esterno. A questo punto vi accorgerete come il braccio esterno per una sorta di sicurezza vostra lo terrete molto più stretto. Quando sarete in percorrenza a vostro agio, provate a estenderlo verso l'esterno andando a cercare l'asfalto, e se non lo trovate a quel punto provate a seguire con tutto il corpo più che potete e vedrete che lo toccherete. Ricapitolando velocemente: posizione di guida corretta in questo modo, braccio esterno alla curva esteso, metà chiappa fuori dalla moto, ancorati bene con la gamba esterna al serbatoio, mento che sia leggermente al di fuori della manopola interna, e a questo punto si va a cercare l'asfalto in questo modo, aprendo anche il gomito. Se ancora così non riuscite a toccarlo, quindi avete tutto come ci siamo detti in modo corretto, provate a portare la moto un pelo più verso l'asfalto, aumentando un pelo il grado della piega. Come prima, adesso troppa teoria, andiamo a vedere un po' le immagini in pista per capire meglio tutto quello che ci siamo detti fino adesso. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia di aiuto in futuro nelle vostre future pistate. Se avete qualche altro dubbio nelle tecniche di guida, fatemi sapere cosa vi potrebbe interessare di più qui sotto nei commenti. Come al solito, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina, gas, e ci vediamo al prossimo video. Poi lo sapete bene che è molto complicato attraverso uno schermo spiegare ogni minimo dettaglio e soprattutto essere molto precisi. Quindi, come ogni anno, io vi ricordo che sono istruttore di guida e lavoro alla Riding School di Pedersoli. Me l'avete sempre chiesto in tanti, quindi mi raccomando, se volete avere più info vi lascio il link qui sotto in descrizione, oppure cercate su Google Riding School Pedersoli e richiedete Box Salvadori.